Ci sono le tappe intermedie e quelle sono un po' come l'aperitivo, devi stare attento perché se ne fai troppe ti rovini l'appetito. Ma al tempo stesso servono a preparare il palato a quello che sarà il piatto forte. Il mini Taj Mahal, ad esempio, è stata l'entrée perfetta. Ma oggi ragazzi, dopo qualche antipasto, siamo arrivati finalmente alla portata principale. Si capisce che ho fame? Le grotte di Ellora sono uno dei luoghi più incredibili che abbiamo mai visto. Sapevamo sarebbero state una piacevole scoperta, ma non ci aspettavamo ci avrebbero sconvolto così tanto. Abbiamo visto una delle cose più belle che abbiamo mai visto in viaggio. Una volta entrati ci siamo dimenticati di tutto. Il mondo esterno ha smesso di esistere. In un luogo dove 3 culti diversi convivono uno accanto all'altro, ci siamo persino scordati delle folli guerre in nome della religione che avvengono oltre quelle colline. Come ciliegina sulla torta è avvenuta anche una magia. Vabbè, ci siamo dimenticati anche di pranzare. Sarà per quello che ho fatto questa intro culinaria? Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Aurangabad in India. Allora, stanotte eravamo io, Paolo e circa 1 miliardo di zanzare in questa stanza. È stata la notte più zanzarosa di sempre perché abbiamo scoperto che dietro quel tendone verde acqua la finestra è rotta. Per cui sono entrate tutta notte le zanzare, nonostante i nostri incensi per dormire bene non hanno funzionato. Questa è la faccia di un uomo che ha dovuto uccidere non so quante zanzare stanotte. Ieri sera ce l'ho fatta, ero più lucido, no, mazzate 10. C'è uno davanti. Ecco. Stamattina invece dalle 5 in poi mi sono svegliato, ma non ne ho presa neanche una. Alla fine, cioè, sono svegliato praticamente, fastidiosissimo. Vabbè, comunque sempre una bella voce, vero? Sì, anche stamattina bella voce. Siamo andati da quelli della reception e gli scusate ma il vetro lì è rotto, entrano tutte le zanzare, tutta notte con le zanzare, gli abbiamo spiegato la situazione. La loro soluzione ve la mostro subito, abbiamo pensato magari ci cambiano la stanza. No. Ci ha portato uno zampirone. Ci ha portato uno zampirone. Ma non ci intossica. Ma secondo me sì, è peggio, no? Cioè, non voglio essere intossicato. Ma poi gli ho detto adesso stiamo uscendo, lo accendiamo stasera. Ok madam. Qua acceso. Vabbè. Lo snack perfetto per ogni viaggio, le arachidi che il signore vende qui in questi conetti che costano 10 centesimi. Questi sono gli autobus, stiamo aspettando l'autobus perché in realtà ragazzi la vera attrazione di Aurangabad, il motivo per cui siamo venuti qui, si trova fuori dalla città e sono le Ellora Caves, cioè delle grotte che però non sono le grotte come le intendiamo noi, sono una cosa completamente diversa. L'unico problema è che proprio oggi, martedì, sono chiuse. Perfetto, Very good. quindi sono chiuse, ma abbiamo già il piano alternativo, le grotte andremo domani. Oggi invece andiamo a vedere un forte in mezzo al nulla. Stai guardando? Un signore con il... Col turbante. Ragazzi, allora, oggi non ho voce, testa, parole. Cioè Piacere andare in giro con lui oggi, un piacere. Lo Sganghibas è proprio il nostro, guarda caso. Oddio ragazzi, dei cammelli. Che ci fanno dei cammelli per strada? Piccolo dietro le quinte ragazzi, allora siamo arrivati al forte, però ci sono tipo 200 metri di dislivello da fare e diversi scalini e come vedete siamo un po' in una situazione, forse stiamo un po' accusando la stanchezza degli ultimi viaggi, dell'ultimo mese praticamente, ma soprattutto nelle ultime settimane ci siamo mossi forse un po' troppo di notte e tra l'altro non è finita qua. Quindi oggi un po' stiamo accusando un pochino di stanchezza e un po' ce lo dice il corpo che in questo momento non abbiamo la febbre, non abbiamo niente, però abbiamo proprio quel sentimento, che proprio non abbiamo una forza, non abbiamo proprio le forze in questo momento. Quindi un attimo, attendiamo un secondo e poi via, si riparte. C'è un biglietto per entrare al forte che per noi è di 300 rupie, invece per le persone del posto è di 25 rupie, ma anche per tutti
i membri della SARC, che è Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Maldive, Afghanistan più Thailandia e Myanmar. Loro pagano appunto 25 rupie come gli indiani. Se si fa il pagamento online c'è uno sconto di 50 rupie per gli stranieri, quindi da 300 si paga 250 a testa. Il problema è che non funziona il pagamento con la carta internazionale. Quindi niente, alla fine si paga comunque 300, questo è il prezzo. Allora ragazzi, siamo tornati in pista, siamo entrati all'interno del forte di Daulatabad, siamo a una ventina di minuti dal centro di Aurangabad, da cui abbiamo preso il pullman stamattina dalla stazione centrale degli autobus e siamo arrivati qui. Adesso ragazzi abbiamo di fronte a noi una salita incredibile, perché come vedete il forte si articola proprio sulla montagna, proprio là sopra, e questo è l'accesso principale. Adesso io spero di riuscire a parlare oggi, ma ecco, scusate se dovessi avere delle perdite sulla voce. Sarebbe bellissimo. Questo forte è stato costruito a partire dal 1200, quando questa zona era molto importante. Pensate che era un centro talmente importante che per un certo periodo è stata addirittura la capitale del sultanato di Delhi. Cioè il sultano di Delhi ha deciso di spostare tutta la capitale da Delhi a qui, tipo 3000 chilometri, spostare tutte le persone qui, e sta cosa è durata 7 anni, poi sono tornati indietro tutti. Qui c'è stato questo movimento, però comunque è sempre rimasto un centro molto importante. Questo forte ha una funzione principalmente di difesa ed è stato costruito con tutta una serie di trucchetti per ingannare il nemico. Questa è la prima parte, la parte bassa, ma ci sono 3 parti in tutto: quella bassa, quella media e poi quella più in alto. Bombay. Hello. It's nice meeting you. Hello. Arun, my name is Arun. Arul, Yeah, Arul, my name is Paolo. Arun. Paolo. Yeah, Angela. Hello. Nice meeting. Nice to meet you. Nice to meet you. I signori coloratissimi di Mumbai ci hanno dato il benvenuto all'interno del forte, e la particolarità di questo forte è che c'è una sola porta che fa sia da ingresso che da uscita. Devo passare la voce, ragazzi. Devo passare la voce ad Angela. Passi la voce. Passo la voce. Sì, questo è un primo stratagemma che hanno utilizzato per fregare i nemici, cioè un unico accesso sia per entrare che per uscire. I nemici entrando avrebbero pensato che dall'altra parte ci fosse la via di fuga, quindi sarebbero arrivati fino in fondo. Invece no, arrivati in fondo si sarebbero trovati bloccati e quindi avrebbero potuto intrappolarli appunto e fermarli. Qui all'ingresso ragazzi comunque c'è anche qualcosa di molto figo proprio dietro di noi. Wopla, questo è un pozzo, e tutti questi pozzi indiani sono bellissimi, a parte che il fatto che sono tipo una forma geometrica, è tutto perfettamente architettonato, come si può dire Angela? Simmetrico, perfettamente simmetrico. E qui c'è l'acqua piovana, in questo momento viene appunto tenuta l'acqua piovana. Anticamente invece con dei sistemi riuscivano a riempire questo pozzo per tenere appunto l'acqua che immagino poi servisse per bere. Allora, credo, adesso chiedo. L'acqua che serviva per varie funzioni, anche agricole, all'interno del forte ci sono 2 pozzi. Per spruzzare i nemici anche. Gavettoni. Non lo so, ragazzi, non credo. Io ripeto, scusate, oggi sarà una cosa fantasiosa, sarà un Paolo fantasioso. Fermavano i nemici con i gavettoni. Vabbè, oggi va bene, 1200 era classico. Perché è successo anche a noi in Indonesia, ti ricordi? Sul motorino, gavettoni, si è scappati, vedi? Funziona. Funziona anche in passato. Funziona. Il forte ricopre un'area molto vasta e quindi all'interno ci sono tutta una serie di edifici che hanno diverse funzioni. Questo ad esempio oggi è un tempio induista, ma come si può vedere dall'architettura e dalla forma e anche dall'inconfondibile gigantesco minareto, in origine era una moschea. A riprova del fatto che questa era una moschea, su internet abbiamo trovato un sito che ti dice esattamente dove è direzionata la Mecca, e in effetti è direzionata esattamente lì, verso quella nicchia. Adesso all'interno di quella nicchia in realtà c'è la statua di una divinità induista. Questo cambio di funzione è legato al fatto che questo forte in passato era chiamato Devgiri, che significa la collina degli dei, perché secondo le antiche scritture induiste su questa collina veniva a passare le sue giornate Shiva, e quindi hanno trasformato quella che era una moschea adesso in un tempio induista, appunto.
Altra porta d'ingresso e qui comincia la salita verso la vera e propria parte del forte montanaro, proprio montagnoso nella montagna. E dopo i gavettoni, l'altro metodo che utilizzavano per fermare i nemici erano questi spuntoni sulla porta che servivano per fermare gli elefanti, perché ai tempi, prima dell'invenzione della polvere da sparo, venivano utilizzati gli elefanti per sfondare le porte e poter accedere all'interno del forte. Quindi questi spuntoni facevano sì che si fermassero tutti gli elefanti. Altro metodo di difesa era questo fossato. Siamo proprio sopra un fossato pieno d'acqua e infestato sicuramente da coccodrilli, non ora, ma magari in passato. E qui c'è un ponte, chiaramente questo è un ponte in realtà moderno e ai tempi c'era un ponte sicuramente diverso sul quale potevano passare soltanto 2 persone alla volta. E adesso ragazzi il passaggio oscuro, guarda che figo questo pezzo, c'è questa porta che è stata intagliata nella roccia, anzi creata proprio sotto un mega roccione e adesso passiamo all'interno. C'è da dire che sono stati super ingegnosi perché qua hanno fatto dei passaggi assurdi. Qua oltretutto la strada gira tutta attorno a questo mega pilastrone, guarda che immagine assurda, e quindi alla fine era tosta. Sì, era un labirinto in pratica, perché già immaginati l'esercito che arrivava, già gli elefanti li avevano lasciati fuori, quindi erano a piedi, in file di 2, poi si infilavano qua dentro, tutto buio, quindi i claustrofobici li avevamo già persi perché scappavano, e insomma tutta una serie di tranelli per arrivare poi fino alla cima della montagna dove c'è la parte centrale del forte. Arrivato in cima ragazzi, in effetti la salita è veramente tosta. Angela si è fermata, non so se riuscirà a raggiungermi qui, si è proprio fermata, non ce la faceva più, giustamente la salita è veramente tosta. Purtroppo arrivando su mi sono reso conto che non è proprio in un ottimo stato questo forte, è tutto scribacchiato qua e là, è tutto rovinato. Dappertutto praticamente c'è vandalismo ovunque, anche se la struttura è veramente bella al suo interno e la vista è ancora più spaziale da questo lato, ci si può affacciare e vedere tutta la natura circostante a 360 gradi. È arrivata! Con molta calma. Ci sono 1000 gradi adesso a salire. Madonna! Però che spettacolo la vista da qua sopra. Peccato che sia tutto rovinato, hai visto? Veramente, sì. Siamo tornati in camera ragazzi, noi adesso abbiamo bisogno un attimo di riposare, anche la voce ha bisogno di riposare perché è cotta, anche la voce. Quindi ci prendiamo qualche ora oggi pomeriggio e poi domani via, ripartenza totale. Tanti saluti, a fra pochi secondi, cioè la prossima clip dovrebbe essere del giorno dopo, cioè capito? Non è che... Che figata Paolo senza voce. Ma Angela, non finisce il video, cioè va avanti, prossima clip è domani, capito? Cioè non è che finisce. Asmra questo video. Capito? Ci siamo ragazzi, giorno 2, come promesso siamo qui e siamo vivi, come direbbe Vasco. Dovresti citare Erpiotta questo Erpiotta, cappellino. è il super cafone. Esatto, guarda il cappellino è proprio quello, È il super cafone, eccolo qua, ma qua siamo in un posto ragazzi importantissimo, siamo all'entrata delle Ellora Caves, stiamo parlando di posti tipo stile Taj Mahal, tra i più importanti dell'India, tra i primi 3 ci sono sicuramente le Ellora Caves da vedere e ragazzi attenzione perché nonostante le problematiche qua non si molla. Paolo si è messo in fila, la famosa fila indiana per fare il biglietto, anche qui prezzo diverso per gli indiani e invece per tutti gli altri, allora per gli indiani costa 40 rupie e per noi 600, c'è sempre questo divario che è piuttosto alto, che secondo me ci sta, un po' di differenza, ma così tanto ragazzi, 40-600 è un bel salto. Piccola confessione ragazzi, prima di venire
Pensavo sì, sarà un bel posto, ma adesso che sono qui devo dire che sono sinceramente emozionata da essere in un posto del genere. Ma che voce ho? Tu sì, oggi Paolo rovinerà la poesia, che capelli anche, ma come sei conciato? Oggi Paolo rovinerà la poesia, ma anche senza volerlo, perché comunque con questa voce tutto quello che dici farà ridere. Non credo proprio. Siamo in un luogo, ragazzi, magnifico, c'è lo spuntone. E Laura Caves diceva Angela, appunto. È emozionante, cioè guardate solo alle mie spalle, siamo solo all'inizio. In pratica ci sono 34 grotte scavate in questa collina, ma sono scavate in un modo assurdo, perché alcune dal basso ma moltissime dall'alto, e sono pensate, appartengono a 3 religioni diverse. Allora, le prime 12 sono per i fedeli buddisti, quindi i templi all'interno sono dedicati al buddismo. Dalla 13 alla 29 induismo e dalla 30 alla 34 jainismo, quindi 3 religioni che convivono insieme all'interno dello stesso sito religioso. Questo è proprio un esempio di quello che era la convivenza religiosa nell'epoca in cui sono state costruite, cioè tra il 600 e il 1000. Raggiungere le grotte è facilissimo. Dal centro di Aurangabad con un autobus, il numero 42,50 centesimi, si arriva proprio all'ingresso delle grotte. Qui adesso siamo alla grotta numero 2, buddista. Infatti c'è una statua del Buddha qui, tutto intagliato nella roccia, anche tutte queste immagini, e poi queste enormi statue proprio all'ingresso. Non ci sono soltanto templi, ma anche monasteri. Se il buongiorno si vedeva al mattino, ragazzi, sarà una grandissima giornata. Questo monastero ha 12 colonne al suo interno. La particolarità è che questa cosa è incredibile a pensarci, ma qua te ne rendi conto, è che in realtà questo era pieno, cioè questa era una montagna piena, c'era tutta roccia e l'hanno scavata dall'interno, per cui non è che hanno aggiunto, ma hanno tolto, cioè questa tecnica toglie solo la togliere, roccia. ma sono tutte così. Sì, togliendo hanno creato queste colonne che sono tutte lavorate tantissimo, ma ci sono anche tutto attorno poi alla parte centrale queste gallerie all'interno delle quali ci sono delle statue, quindi ogni singola galleria ha una statua diversa. Di fronte alle grotte, ragazzi, questo è il panorama. Siamo nel bel mezzo della natura, nel bel mezzo del nulla. Prima che passassero di qui le strade, chiaramente questo luogo era molto remoto, era anche molto difficile da raggiungere, eppure guardate che cosa sono riusciti a fare in un luogo così remoto secoli e secoli fa. Ragazzi, guarda, pazzesco. Io guardo dritto, no, e vedo quella roba lì e dico, cioè, come si fa? Ma è spettacolare tutto quanto. Poi mi giro e vedo questa nicchia, tutta intagliata anche questa, alzo la testa e alla fine riesco anche a vedere un Buddha lì sopra. Noi ragazzi andavamo in gita ai castelli di Malpaga e Soncino, invece qua le scolaresche vengono direttamente a Ellora, però ci sono tipo un milione di bambini. Possiamo parlare di quanti sono questi bambini? Ecco, 1 milione. Tutte le volte ci dimentichiamo che l'India è il paese più popoloso del mondo, ma poi vieni a vedere una gita scolastica e ti rendi conto che sono infiniti. Questa grotta è sicuramente più grande di tutte quelle che abbiamo visto finora. C'è questa zona centrale, un'enorme stanza con ben 16 colonne intagliate, e questo era un monastero. Infatti si nota dal fatto che ai lati ci sono tutte delle piccole celle dove stavano i monaci, e invece in questa parte centrale era la zona dove si ritrovavano per mangiare ma anche per pregare insieme. Infatti là in fondo c'è una statua del Buddha. Attenzione, qua siamo passati ai selfie, signore. Ecco. Le foto con la stretta di mano, come i presidenti. Come presidenti. Thank you very much. Bye bye. Avrete notato sicuramente nei video, ragazzi, che spesso gli indiani, quando sono contenti, quando ti dicono un sì, oppure quando dicono ok, va tutto bene, oppure ti vogliono mostrare qualcosa di positivo, fanno sempre questo movimento un po' con la testa. E più o meno nel tempo siamo riusciti un po' a decifrare che cosa vuol dire. Vuol dire tutto bene, positivo, sì, ha tutta un'accezione solo positiva. Quindi quando fanno così va tutto bene. È facile confondere, perché ogni tanto sembra un no, specialmente quando non cambiano l'espressione della faccia, cioè fanno così e quindi tu dici ma cos'è, sì o no? Però ecco, il movimento è sempre quello ed è sempre sì.
Ragazzi, wow, cioè non abbiamo più le parole per descrivere questo posto. Questa addirittura, a differenza delle altre, è su 2 piani e tutta la parte sopra della facciata è super decorata, ci sono addirittura delle balconate. No ragazzi, quando siamo entrati in questa grotta ci siamo resi conto che siamo saliti di livello in un modo assurdo. Quella che vedete, la luce che vedete all'interno di questa grotta è la luce naturale che viene da fuori, e qui hanno provato a riprodurre l'effetto del legno, quindi c'è tutto questo soffitto che è stato fatto con questa volta scavata nella roccia, ovviamente anche questa, e in fondo la figura del Buddha. Madonna, è un luogo incredibile, sembra quasi di essere in una cattedrale. Siamo saliti al secondo piano, quindi siamo sulla balconata esterna e purtroppo qui la porta è chiusa, ma si intravede attraverso le grate questa balconata che dà proprio sull'interno, quindi si vede tutta la volta da molto vicino, e qui è dove veniva suonata la musica o venivano recitati i mantra dai monaci e si diffondevano in tutta la sala, perché c'è un'acustica molto particolare proprio per la forma che ha questa sala. Già una grotta a 2 piani ci sembrava qualcosa di incredibile, ne abbiamo trovata una a 3 piani addirittura. Siamo saliti proprio all'ultimo piano della grotta e quindi da qui abbiamo la vista e si vede anche come è stata fatta, perché lì finiva la collina ed è stata scavata creando questi 2 blocchi centrali dove c'è l'apertura e poi si entra e c'è questa facciata che non è tanto decorata, ma la cosa scenica assolutamente è la possibilità di salire fino al 3° piano. Sono finite adesso le grotte buddiste e iniziano quelle induiste, cambia già la struttura esterna perché si parte con una bella scala per salire. Qui ci si arrampica, ragazzi, io prima sono inciampata e caduta, ma tutto bene, tutto a posto, non mi sono fatta niente. Mi hai lasciato da solo un attimo. Un attimo, un secondo, sono andato via un secondo e è inciampata, si è fatta niente, 2 sbuccine ma proprio neanche, leggere. A posto. Solo che adesso inizia la salita con tutte queste scale, mi sa che devo stare un po' più attenta. E ora ragazzi siamo di fronte al motivo per cui milioni di persone vengono qui, vengono a visitare soprattutto quello che abbiamo davanti adesso, in questo momento. Abbiamo fatto una piccola salita da questo lato per vedere la cosa dall'alto, perché veramente rende molto meglio, ti fa capire che cosa vuol dire. Ricordiamo che tutti questi templi, questo in particolare, alcuni sono stati scavati, ma questo è stato proprio scavato dall'alto. Quindi dall'alto si continuava a scavare, a scendere e a cominciare a modellare questo tempio assurdo, che non solo è assurdo, è anche enorme. E adesso ve lo faccio vedere. 3, 2, 1. Eccolo qua ragazzi, eccolo qua. Dall'alto si capisce perfettamente come il lavoro, gli scavi siano continuati nel tempo dall'alto verso il basso, andando a modellare ogni singola parte di questo tempio. Scesi, adesso siamo davanti all'entrata di questo tempio che è unico in più sensi, unico perché appunto è stato costruito partendo da un'unica roccia, ma anche unico perché è uno dei templi nella roccia più importanti del mondo. Vi giuro ragazzi che prima di entrare in questo tempio pensavo avessimo già visto abbastanza meraviglie e invece no, cioè il bello doveva ancora venire e adesso capisco perché questo è uno dei simboli dell'India, tanto che è rappresentato addirittura dietro la banconota da 20 rupie. C'è questa immagine, proprio quella che stiamo vedendo in questo momento, e se è grandioso adesso dobbiamo immaginarcelo in origine che era tutto completamente dipinto all'esterno. Qui ce ne sono ancora alcune tracce, si vedono ancora i colori, sui colori del rosso, giallo e verde.
Ci siamo dimenticati di dire che questo tempio è dedicato a lui, l'unico e inimitabile Shiva, e a farcelo capire c'è anche la presenza di questo lingam che è costruito nella parte alta del tempio, quindi siamo saliti al secondo piano e per raggiungere il lingam si passa in mezzo a questa galleria dove ci sono queste colonne che da vicino sono davvero un'opera d'arte perché sono tutte finemente decorate. Il nome di questo tempio è Kailasa, che richiama il monte Kailash, che è un monte sacro perché si dice che fosse la residenza proprio di Shiva. Perché si chiama così? Perché all'esterno appunto era ricoperto da queste pitture che da lontano sembravano bianche, quindi richiamava proprio il monte stesso, un monte che è una meta di pellegrinaggio per tutti gli induisti, ma che si trova in Cina, nella catena dell'Himalaya, e il pellegrinaggio, pensate, si fa tutto a 5000 metri, quindi ovviamente in moltissimi non possono andare, quindi ricreare qui lo stesso monte era anche un modo per attirare i fedeli a venire qui, diciamo, come essere stati a quel monte. Patrimonio dell'UNESCO, giustamente e ovviamente, come abbiamo detto, costruito dall'alto verso il basso, quindi senza utilizzo di impalcature e soltanto con martello e scalpello. Infatti qua si vedono tutte queste righe che vanno dall'alto verso il basso e che appunto ci dicono come è stato costruito. È stata scelta proprio questa roccia perché è più lavorabile, più malleabile. Non abbiamo portato niente da mangiare, ragazzi, abbiamo soltanto dei mitici parleggi per stare in piedi. È superata ormai l'ora di pranzo, ma dobbiamo rimanere perché è troppo figo. Infatti guarda, mi giro un attimo e ce n'è una assurda proprio qua di fronte a noi. Il culone di Nandi. Il culone di Nandi che praticamente è la mucca simbolo di Shiva. E adesso andiamo oltranza avanti perché è troppo figo. C'è tutta la zona jainista che vogliamo assolutamente visitare, però ecco, le forze sono quelle che sono, quindi potremmo anche dire delle grandi fesserie da qui in poi, quindi attenzione. Proseguendo è anche migliorato il panorama perché qui abbiamo un giardino, lì dietro sono spuntate le montagne, dovrebbe esserci anche un fiume e questa è un'altra grotta. Ragazzi, attenzione perché le grotte non sono solo 34 sono quelle visitabili, ma in tutto si dice ci siano più di 100 grotte. Siamo arrivati agli ultimi 4 templi. Per arrivare qui si fa una camminata di 1,5 km circa. Ce l'abbiamo fatta, però le ultime energie le usiamo qui per vedere questi che sono invece dei templi jainisti. La struttura richiama quella del tempio che abbiamo visto prima, quello dedicato a Shiva, ma in una versione molto più piccola. Ma capiamo che questo è un tempio jainista perché ci sono alcuni elementi chiave, ad esempio la colonna monolitica che c'è sempre all'ingresso dei templi jainisti, oppure alcune statue dei Tirthankara, cioè dei profeti jainisti. Mi sbilancio, ragazzi, oggi abbiamo visto una delle cose più belle che abbiamo mai visto in viaggio nella nostra mitica India, nella nostra bistrattata India. Però ragazzi, abbiamo visto un luogo che ormai non so più come definire, con tutti gli aggettivi che abbiamo usato oggi e anche ieri, devo dire la verità, quindi... E poi c'è stato il miracolo! Il miracolo! Il miracolo, come vedete il miracolo! È tornato un po' di voce, un filo di voce, pensa come sarebbe stato rilassante tutto il video con lui che sussurra. Vabbè. Invece no, un po' di voce è tornata, dai. Sarebbe stato orrendo. Comunque sì, vediamo un po' come va a finire, ragazzi. E comunque ecco, la giornata non finisce qui, no. Va avanti, anche perché India comunque non fa rima un pochino con meraviglia, ma non fa rima con tranquillità e riposo, perché stanotte non dormiremo in un hotel, no. No, ci aspetta una giornata infinita, cioè senza fine, facciamo un after. Per arrivare a domani succederanno ancora un sacco di cose. Prima di toccare un nuovo letto. Ci saranno in mezzo un sacco di cose ancora, anche perché in questo giro dell'India stiamo vedendo veramente cose che non avevamo mai visto prima. Incredibile il fatto che siamo già stati in questo paese altre volte, ma abbiamo trovato delle chicche inedite. Sta andando di lusso, andrà ancora di lusso perché non finisce qui, non finisce qui, quindi vediamo cosa ci riserva questo futuro indiano. Aspetta che passo da questo lato, Angela. Qui ragazzi, quando capite c'è la manovra, Paolo si scalda la voce. Quindi siamo ufficialmente alla fine del video. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, che è super importante per noi. Ci fate un grandissimo regalo e ci mostrate anche il vostro sostegno e l'apprezzamento per questo viaggio che stiamo facendo. Abbraccione di gruppo! Alla prossima, ragazzi! Ciao!